Mondo, buongiorno. Allora, risveglio da Pozzuoli con un tempo del piffero oggi. Stanotte ha piovuto, si è rinfrescata anche un po' l'aria. Quindi la giornata sarà col tempo del piffero, ma ci muoviamo lo stesso con i signori, anche se anche oggi c'è sciopero di nuovo dei treni, di tutto. Ma se non ho capito male giriamo un po' per qua vicino, quindi ci fanno vedere cose qua nell'intorno. Sono chiesto se portare il drone, che in caso dovesse smettere di piovere, che cioè comunque siamo in macchina, nel senso fosse a piedi, lo provo a portare, che se dovesse uscire lo spiraglio di sole che siamo in giro posso fare la dronata, perché il posto che vado, dronata che faccio. Buona, ora ci prepariamo. Ci hanno portato le sfogliatelle, ora vediamo quando scendono, le mangiamo assieme. E loro hanno la macchinetta che usano il borbone, questo qua, però in filtrini, non in capsule, in cialda. L'ho provato ed è buono. Ora vediamo un attimino se prenderlo anche noi, perché il problema è che poi io ho un attacco, Jessica ce n'è un'altra, già stufa di vedere in giro cose, lei è un po' particolare. No, non è che sono stufa, però più che altro viene un po' più scomodo, lo si può fare, non è che non si può. Perché il nocciolino non si trova in cialde. Non lo so. L'ho fatta già vedere la... Ah sì. Non ho mai guardato se ci sono, ma non penso, sai. Guardiamo le... la faccia... Ah, l'ha presa sia di sfoglia che di frolla per farcele provare. Sì. Belle. Sì. Faccia è bella, eh? Sì. Speriamo che non ci sia, che siano più buone di quelle che avevo mangiato a Pompei, che non ti era piaciuta tanto. Sì, vediamo. Perché era troppo calda anche, infatti anche i signori ce l'hanno detto, Cristina, che va tiepidina ma non troppo calda, quella era bollente. Buona. Allora, Cristina e Beppe non l'hanno mangiata, l'abbiamo mangiata noi. Ora sono qui, io ho fatto due cosine, ora andiamo in perlustrazione, vediamo dove ci portano di bello. Portiamo anche il drone, che se andiamo sul lago, quello che vi dicevo, e posso volare, vi facciamo vedere dall'alto com'è la situazione bella. Allora, siamo partiti, ora ci siamo venuti a prendere un caffettino in un baretto che è vicino... Fusaro. Questo è il lago Fusaro. Lago? Fusaro. Lago Fusaro? Sì. Ok, ora dalla terrazzina ve lo facciamo vedere. Attraversate la strada, barrettino con vista sul lago. Vedi, quella è la casina vanvitelliana. Quella lì? La casetta in mezzo all'isola, al lago? In mezzo al lago, è la casina vanvitelliana. Qui c'era praticamente la zona di caccia del re. Vanvitelli, oltre ad aver fatto la reggia, qui ha creato, perché loro venivano qui per la caccia e lui aveva questa sorta di punto di ristoro. Cioè, qui hanno girato il film, non so perché voi siete un po' più piccoli, Pinocchio, te lo ricordi? Sì, Là dove stava la fatina. Era sì. lì. Ma dai. Ci siamo spostati dal barretto sul lago a... Dietro e Ischia. Ah, ok. Deve essere bella anche. Quindi questa è... Ma è un'isola, Procida? Sì, sono due isole. Due isole. Procida davanti, E in mezzo Ischia. c'è un piccolo isolotto, si chiama Vivara, che è collegata a Procida da un ponte, quello lì un po' più alto, Sì, poi fa ok. la gradazione. Sì. E poi c'è Ischia che Che è quella è dietro. molto più grande. Ischia. È bello anche Ischia. Sì. bello. Sono in scaletta. Dai, più o Qui, meno. se lo riesco a vedere, la notte si vede più che si vedono le lucetti, ci sta il cimitero, che secondo me è il cimitero più bello che esiste, perché sul mare, Sei sul mare. c'è la veduta. Ci siamo lasciati alle spalle Procida, ma che ancora si vede, che siamo ancora sul monte di Procida, però siamo venuti in su 500-600 metri, che c'è un altro bel vedere e si vede questo. Bacoli. Bacoli. Bacoli e Miseni. Bacoli è? Miseni. Miseni. La punta di Miseni, dove sta il faro. Ok. Che belle spiaggette lì. E anche lì un altro lago alla fine. E questo è quell'altro che io ti dicevo, il lago d'Averno, che ti avevo detto che c'era la flotta, la scuola delle navi romane, Ok. e all'interno c'era, diciamo, dove le aggiustavano. Ok. Quando uscì, cioè ebbero problemi, si alzò, non mi ricordo, questo ti dico una sciomità, passarono qua, dove davanti c'era sempre la flotta, vedi la parte lì chiusa, c'era Sì. la flotta. E qui facevano il rimessaggio, infatti questo è artificiale come lago, infatti si chiama Miliscola, perché c'era la scuola militare anche. Lì sopra c'è vari imperatori, ci hanno fatto le ville,
Ce n'è di cose qua. Bacoli sotto, per esempio c'è una cosa che si chiama 100 Camerelle, che era la cisterna dove c'era, si riempiva per l'acqua. Ah, ok, un Tutto deposito costruito d'acqua dai lì. romani, tutto dai Invece romani. dove... Quello è Pozzuoli, quello è Pozzuoli, quello è Coroglio che siamo passati ieri, vedi Posillipo e alle spalle poi c'è Napoli. Quelli sono 8 Nisida, vedi che ti avevo detto che è fatta a virgola. Sì? Quello è Nisida dove c'è il carcere, Coroglio, Posillipo e dietro c'è Napoli. Quello che abbiamo, il giro che abbiamo fatto ieri. Cazzo, abbiamo fatto tutta questa strada? Sì, sì. Allora, siamo arrivati in giù a Baia. Peccato che c'è una nuvola che rompe le scatole del tempo e fa la nuvola di Sant'Ozzo che piovigina un po'. Qua siamo a Baia e qui la cosa bella è che vabbè, oggi non si può per il tempo. Ci sono le barchette con la chiglia di trasparente e ti portano a vedere la città romana sommersa, perché poi nel 1500 e qualche anno è uscito il Monte Nuovo, che sarebbe quello là che non c'era prima, e si è sommersa tutte le cose antiche romane che c'erano, che te le fanno vedere con questa escursione e vedi tutto sotto queste cose qua. Vabbè, a parte i pesci ci sono tutti i resti. Peccato il tempo, se no sarebbe stato bello farlo. Quando si gira con chi è del posto che conosce è molto più bello. Magari non riusciamo a farvi vedere tutto perché comunque ci godiamo anche l'attimo, però è bello perché viene spiegato tutto, ti raccontano. Quello era il castello aragonese, né? Sì, dove hanno portato tutti i reperti che hanno trovato, Baia che hanno trovato qui, e hanno ricostruito, c'è una stanza che hanno ricostruito come il mare, dove fanno queste ricostruzioni, ci sono questi, una sorta di video tipo ologrammi e cose, dove stavano gli antichi romani sdraiati qui, perché qua sotto, vedi là, sono tutte costruzioni, cose romane. Stavano seduti lì e i servi da qui gli lanciavano i vassoi con il mangiare che galleggiavano sull'acqua, arrivavano perché loro non dovevano essere disturbati, mangiavano sull'acqua. E sopra hanno ricostruito una stanza che ti fa vedere com'era, ma è troppo bello. Faccio un attimo 2 passi fin là a vedere il... Vai. Che è quello? C'è scritto un tempio, però non mi ricordo se quello di Venere è questo o quello. Ci deve essere... Allora, là dietro, che è da dove siamo entrati, c'è un tempio. Ora vediamo la descrizione e ve lo faccio vedere. Eccolo qui. Ora andiamo là a vedere sulla leggenda cosa dice che è, così vi diciamo la specifica esatta. Però comunque ancora in piedi sta. Il tempio di Venere. Sì. Il tempio di Venere. Ne ha di anni, ed è ancora qua. Non diciamo in perfetta forma, ma con gli anni che sono passati, la salsedine del mare, le intemperie e tutto, è ancora qui. Allora, siamo scesi giù nel porto di Pozzuoli e qua c'è anche, abbiamo posteggiato, c'è l'imbarco per andare a Ischia e nelle isolette che vi ho detto prima. Praticamente ci stavano già raccontando che stanno imbarcando, perché poi vanno a Ischia, escono dal porto e vanno nelle isolette, che già qui, se non sbaglio, dove siamo ora, una volta era tutta acqua e poi se ne è praticamente come si è ristretto, no, è venuta sulla terra, si è alzata la terra e quindi il mare ora è più in là, ma prima qui era mare, era l'acqua. Com'è? Aspetta che io non... Fenomeno
sempre legato al fatto che comunque è una zona vulcanica dove del bradisismo. Ah, ok, quindi sempre in movimento Sale e scende. La terra però, Certo. non la marea. Le colonne come sono? Ah sì. Considera che c'è stato un periodo che uscivano solo le colonne, cioè tutti i muri, questi qui Non si vedeva vedevano. niente. Questo era il mercato, lo chiamano tempo di sera, ma è un mercato, vedi ci stavano i vari negozi, Ma pensa a te. Sì, quelle lì erano i negozi. Sì, quelli sì, le lì. botteghe. Le botteghe. Pensa te. Ma pensa. probabilmente al cielo, non so se l'hanno chiamato tempio perché quella parte tonda al centro poteva essere. Sembrare, C'è sì. scritto, aspetta che poi vediamo, però mi ricordo. Che forte. Vedi quando è stata fatta nel colonia 194 romana avanti Cristo, 194 è stata avanti fondata Pozzuoli. Cristo. Pensate che prima tutte queste navi, barche, attraccavano qua dove stiamo ora noi camminando. Non è recentissimo, ma negli anni passati. Là c'è la sabbia che è salita su. Questa qui era una darsana. Pescatori. Hai capito che Bro. arrivava là, Ho visto il gradino, l'ho visto prima. Vedi dove. Cioè, veramente c'era il mare. Questa era tutta mare, no, vedi là c'è la discesa. Sì. E lì dovrebbe esserci ancora un po' d'acqua. Là. Sì. Sotto qui tutte cose romane. Vediamo se riusciamo a entrare. Ci siamo fermati a fare la pappa. Oggi a pranzo stuzzichiamo un po' di bruschettine e un po' di affettati. I formaggi li lasciamo a chi li mangia. Ah già, Guardate che belli. Noi le li bruschettine. mangiamo. E li mangiate voi. Buon appetito. Buon appetito. E qui abbiamo anche un po' di patatine con i bistec. Allora, abbiamo finito di mangiare, giusto bro? Sì. Sei stanco bro? No. Ora stiamo aspettando Beppe che torna, che è andato a mettere il parcheggio della macchina. E poi ci prendiamo un caffè nel bar più piccolo di Pozzuoli. Ve lo faccio vedere poi da vicino. È arrivato Beppe, ora ci prendiamo un caffè. Questo è tutto il barettino, il bar più piccolo di Pozzuoli. E ora ci fa il caffè con la crema. Guardate che cremoso qua. Come fa a farlo così? Cioè l'ha fatto proprio con la macchinetta. Ah no, ci ha messo... ma ci ha messo questa cremina. Ah, ok. E poi è pochissimo dolce. Sì, sì. Allora lo assaggiamo. non è quella crema dolce. No, è buono, è buono. Caffè preso La bocca. ancora più buono di quello di ieri. Strabuono, con quella cremina che ci ha messo. Uno spettacolo, che non è quella che si fa in casa con la moka e lo zucchero. La fanno in un altro modo ed era veramente uno spettacolo. Top. Ora andiamo a visitare di nuovo qua sopra. Dov'è che andiamo? Rione Terra. Rione Terra. Cristina ha detto speriamo di riuscire ad arrivare in un posticino per farci vedere determinate cose. Quindi incrociamo le dita. Intanto, grazie al vento, il cielo si sta aprendo. L'aveva promesso che si sarebbe aperto. Doveva aprirsi un po' prima e invece è un po' più tardi, ma meglio tardi che mai. Loro non sono tanto contenti perché volevano un po' il cupo che faceva un po' più fresco, ma dipende ora lo spot dove andiamo. Se riesco a farvi vedere anche qualcosa dall'alto col drone a me piacerebbe, ecco, quindi io voglio il tempo bello per quello, perché si vede poi meglio. Praticamente dove siamo arrivati c'è sotto i nostri piedi una città, però le visite le hanno chiuse da mesi per il bradisismo, che ci sono state delle scosse di terremoto. Sotto abbiamo ai nostri piedi una città praticamente. Perché non ci stanno Pazzesco. le bottiglie? Mazza. Strato su strato. Si vede poco, poi queste telecamere col buio. Non prendono? Si vede poco e niente. Anche qua sotto. Che cosa i vari strati. Vedi i vari strati? Sì. Sì, sì, io è sotto proprio. Guarda, lì ci sono tutte le bottegucce, le cose. No, non c'è niente, più qua si vede che
Perché qui diciamo dal bianco in su è l'ultima costruzione. Diciamo via. che sì, le ultime case. Le cose nuove. E i disegni bradisismi. Tutto venato. Questo è venato, quello che è sotto no. È assurdo. Che peccato. E quindi in teoria loro neanche a vedere, a visitare Napoli sotterranea ti fanno andare. Non lo so, sai? Questo non lo Perché se hanno chiuso queste per... Vabbè, qui siamo proprio pozzuoli. Sì. Sì, perché sotto è una città. Noi facciamo con la guida il giro, ma siamo rimasti... Si prosegue a entrare? Che è chiuso? No. Poi si entrava di là e si scende. Ma è meraviglioso. Qui si può vedere un mosaico che è recintato, diciamo, per mantenerlo. E anche da qua comunque la vista è bella. Volete vederla una cosa bella? Quello è l'isolotto che dicevi che nella Nisida. canzone di... Niside, Bennato diceva Niside è un'isola, ma nessuno lo sa. Solo che non ci puoi andare perché c'è il carcere minorile. Ed è collegata da una strada. Da un ponte, sì. Un ponte Cioè, fatto sul mare. teoricamente, geograficamente è un'isola, ma esatto. sembra attaccata perché c'è il ponte. Perfetto. Sopra, quello è Posillipo dove stavamo ieri, l'accademia che ti avevo detto. Lì c'è la Solfatara, all'interno lì c'è proprio un cratere attivo. Ah sì? Vedi i muri? Vedi? Scivolo qua e andavano qua. Dai, vedi? E da Sì. sopra hanno costruito. La data bella è secca, ha tremato bene. No. Peccato che non si può vedere questa chiesa perché sempre per lo stesso motivo è chiusa o la aprono in determinate occasioni o eventi, perché dentro, spiegaci tu Cristina che hai detto È costruita su un tempio greco, romano e poi c'è è a strati. è a strati, da Ed è dentro si bella vede perché tutto. quando entri comunque vedi giù colonne antiche che non sono dell'epoca del Duomo, capito? È proprio bello da vedere. Peccato. Spesso fanno i concerti, qualche matrimonio perché Sì, si vede perché il riso. Qualcuno si ci è sposato da però- poco tempo. Ma sta chiuso, però dopo sai che facciamo? Andiamo in quello là delle cose sacre, vediamo se c'è un orario, se aprono. Vedi, sotto, tutti i muri. Che si vedono ancora, sì. Ora passiamo di là e lo vediamo anche da là. Di qua si vedono. Le hanno dovuto fare per dargli perché... No, è bellissima come chiesa, è meravigliosa. Cosa c'è sopra? Ah, Chissà quante cose ci sono ancora. ancora più sotto. Infatti se tu vedi c'è la struttura proprio greca, vedi? Tutte le colonne. I capitelli sono originali, questi sono i Mazza. pezzi che sono riusciti a recuperare, Eh sì, vedi? ce n'è storia qua. Sì, millenni. Ah. Più sotto. Questo è l'altro lato della chiesa. Si vedono anche qua le colonne. Non è orario di...
Allora, abbiamo lasciato il porticciuolo e siamo venuti in questo locale che rimane un po' in montagna, che è in montagna, vabbè. Là c'è il castello aragonese dove eravamo stamattina, quindi non è che siamo tanti lontani. Dove hanno prodotti tipici, tipo melanzane sott'olio, funghi sott'olio. E siccome quando Cristina e Beppe sono venuti su al raduno ci hanno fatto delle melanzane che erano fatte in casa, e adesso qui dovrebbero avercele buone, quindi ora le prendiamo un po' da tenerci di scorta. Siamo tornati in camper, peccato che oggi c'è stato vento e non sono riuscito a farvi vedere niente col drone, e niente, ci siamo rilassati un pochettino. Ora aspettiamo ancora 10 minuti che si fanno poi le 8, che ci vengono a prendere i signori, che ci vogliono portare a mangiare in un altro posto. Non mi ricordo cosa fanno di specifico, però lo vedrete dopo, e che quella ne prendiamo da provarla, se non ho capito male. Delle altre cose che ci vogliono far provare. Sì. E niente, quindi rimanete collegati perché tra poco vedrete cosa mangiamo stasera. Siamo arrivati nel locale Ore da Pizza, no da Pizza, Ravizza. Il re della Made in Naples, pizzeria e friggitoria. Si trova, l'indirizzo non c'è, lo cercate su Google e vi esce fuori anche la posizione. E logicamente, visto che siamo tutti assieme, tavolo numero 1. È vero, tavolo numero 1. Per soli numero 1. Questo è con le patate. Crocchè di patate. Esatto. O panzarotto. A Napoli c'è panzarotto. Ah, questo è panzarotto? Panzarotto sarebbe il crocchè di patate. Ok. Qua invece? Sono le frittatine. Questa, una è alla Nerano, una pistacchia e mortadella, questa è cacio e pepe, questa è la classica, e questa qui ha detto con i peperoncini e il pomodoro, che io non l'avevo mai mangiata, ma proviamo pure quest'altra. Bene. Buon appetito a tutti, proviamo anche queste specialità. Frittellina questa qua col macinato e la mozzarella. È la classica, La praticamente. classica. Le altre le abbiamo già sbranate, sono veramente buone. Non ho mangiato quella cacio e pepe con i formaggi strani, ma già mangio un formaggio in più di prima che venisse a Napoli, ma non lo mangerò di sicuro in giro. La provola, quella che usano qui, la mangio qui ma non la mangio poi in giro. Però diciamo che ho aggiunto un formaggio alla mia lista dei cibi. Dei preferiti. Abbiamo fatto un passo avanti. Un passo avanti, 36 anni è buono, dai. Si cresce sempre. E ora è arrivata anche la pizzetta, classica margherita, che dà la voce della verità questa. La margherita, la Abbiamo classica. fatto vari assaggi, quindi mo ti portano ogni pizza. Eh sì, abbiamo fatto un giro pizza, quindi ora ne porteranno una alla volta per mantenerle calde di diversi sapori. Com'è, bro? Da 1 a 10 con terra mia come siamo messi? Senza che ti bruci. È buono. L'hai fregato. Mo se le sbranate, hai visto? Le altre volte raffreddate. Cosa vuol dire da terra mia? Terra mia è quello di Malaga. Sì, ma cosa? Bues. Terra mia Bues, com'era più? Ore la pizza. Questa è In più napoletana. a questa perché il sugo è più buono. Oh, pomolo rengop è buono sì. Però anche quella è la seconda più buona. Poi è arrivata l'altra, la margherita se n'è andata. Questa è un'altra margherita all'ombra, Però la bufala. però con la bufalina. Provala, Cristiano, poi mi dici. È arrivato anche il calzone, ma intero non ve lo posso far vedere. No, non è il calzone. Com'è che si chiama calzone fritto? È già avuto il piatto, non ci ho manco fatto la foto. Niente, non ci piace mangiare, No. No. Grazie, abbiamo finito di mangiare. Se vi trovate da queste parti, venite qua perché è veramente buona la pizza, ne vale la pena. Re della pizza. Lo trovate su Google Maps senza problemi, gentili, cordiali e buonissima la pizza, quindi consigliatissimo. Non sei in una zona turistica, sei in una zona residenziale ed è tutto super buono. Ora andiamo a prenderci un caffè dove eravamo ieri sera. Una graffa calda per Cristian. Per Cristian. Buona signori, giornata completata, speriamo che vi sia piaciuta e vi sia piaciuta anche praticamente questa gita su Napoli. Non abbiamo visto tantissimo, ci vorrebbe molto più tempo per visitare tutto. Purtroppo forze maggiori chiamano, quindi domani mattina faremo ancora 2 giri e andiamo a prendere un po' di roba che vuole Jessica da mangiare e poi ci dobbiamo rimettere in viaggio verso nord perché abbiamo un po' di impegni lavorativi e per non farcela tutta in una tirata preferiamo dividercela
farcela con calma, via. Però sicuramente torneremo da queste parti, contatteremo i signori e ci rivedremo per visitare l'altra parte di Napoli che non siamo riusciti a vedere, perché comunque ce n'è tante cose da vedere. Quindi niente, buonanotte a tutti, ci vediamo col prossimo episodio.